Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Electra Bones e oggi voglio parlarvi di José Raúl Capablanca, una delle figure più affascinanti e leggendarie nel mondo degli scacchi. La sua storia è quella di un talento naturale prodigioso, di un campione del mondo che sembrava giocare senza sforzo, guadagnandosi il soprannome di la macchina degli scacchi umana. Ma si possono imparare gli scacchi senza studiare? Senza avere alcuna o pochissime nozioni teoriche riguardanti le aperture? Mettetevi comodi e venite a scoprirlo con me in questo nuovo video. Pronti a partire? Non dimenticate il like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. E ora andiamo! José Raúl Capablanca nasce nel 1888 a La Habana, Cuba. Si narra che all'età di 4 anni Capablanca imparò le regole degli scacchi osservando suo padre giocare e che, ben presto, corresse una mossa illegale del padre, per poi successivamente batterlo 2 volte di seguito. Questo episodio, sebbene aneddotico, sottolinea fortemente la sua innata capacità di comprendere il gioco senza alcun insegnamento formale. Già da giovanissimo il suo talento fu così evidente che alla sola età di 12 anni, nel 1901, gli organizzarono un match contro il campione in carica cubano dell'epoca, Juan Corzo. Per essere precisi, Raúl compì 13 anni proprio durante il match. Juan Corzo y Príncipe, emigrato dalla Spagna a Cuba nel 1887, si era affermato come il giocatore più forte dell'isola, vincendo il campionato dell'Havana Chess Club nel 1898. Giocatore esperto e rispettato, possedeva una solida conoscenza delle aperture e una vasta esperienza di gioco. Sulla carta, l'esperienza e la forza di Corzo avrebbero dovuto prevalere contro il giovane e relativamente inesperto Capablanca. Tuttavia, il prodigio cubano sorprese tutti. Le prime 2 partite furono vinte da Corzo, mettendo subito in difficoltà il giovane sfidante. Ma nella terza partita, che terminò patta, Capablanca intuì le debolezze del suo avversario e acquisì fiducia. Da quel momento in poi, Corzo non riuscì più a vincere una partita. Alla fine, Capablanca vinse il match con il punteggio di 4 vittorie, 3 sconfitte e 6 patte. Questa vittoria ottenuta contro il campione in carica consacrò Capablanca come il nuovo campione cubano, almeno moralmente, come scrisse lui stesso. Dopo aver frequentato brevemente la Columbia University a New York nella facoltà di ingegneria chimica, concentrandosi più negli sport come il baseball che negli studi, Capablanca, maturando la decisione di abbandonare i libri, si dedicò completamente agli scacchi. Entrò così a far parte del Manhattan Chess Club, dove divenne rapidamente il giocatore più forte. Nel 1906, Emanuel Lasker, all'epoca campione del mondo con il titolo conquistato nel 1894 contro Wilhelm Steinitz, visitò il club di New York. Noto come fortissimo giocatore per la sua profonda comprensione strategica e la sua abilità psicologica al tavolo da gioco. Durante la sua permanenza si organizzò un torneo lampo al quale parteciparono diversi giocatori di spicco, incluso Lasker stesso. E con grande sorpresa di molti, il giovane Capablanca, all'età di soli 18 anni, vinse il torneo, superando anche il campione del mondo in carica. Sebbene si trattasse di un torneo informale di gioco rapido e non di un match serio a cadenza classica, la vittoria di Capablanca su Lasker ebbe un significato simbolico molto forte. Dimostrò il talento eccezionale del giovane cubano e lanciò un segnale al mondo degli scacchi. Stava emergendo una nuova forza con cui fare i conti. Nel 1909 giocò contro Frank Marshall, uno dei più forti maestri del mondo e il miglior giocatore del continente americano. Capablanca trionfò ancora con 8 vittorie e una sconfitta su 23 partite. In uno dei suoi libri successivi, Capablanca scriverà: «La cosa più sorprendente fu che giocai con lui senza conoscere la teoria delle aperture né consultare alcun libro. Tutto il mio bagaglio teorico si fondava sulla pratica del gioco».
La forza di Raoul, infatti, si manifestava fortemente nelle combinazioni del medio gioco e soprattutto nei finali. Tra il 1916 e il 1924 Capablanca visse un periodo di incredibile dominio, rimanendo imbattuto in torneo per 8 anni consecutivi. Le sue vittorie in prestigiosi tornei come San Sebastian nel 1911, dove vinse davanti a giocatori del calibro di Rubinstein e Nimzowitsch, e Londra nel 1922 lo consacrarono come uno dei migliori giocatori del mondo. Dopo anni di tentativi, nel 1921 Capablanca sfidò Emanuel Lasker per il titolo mondiale in un match giocato a L'Avana. Le trattative per questo match si protrassero per quasi un decennio, per disaccordi sulle condizioni di gioco, sulle finanze e anche a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Inizialmente, nel 1920, Lasker inaspettatamente abdicò al titolo, dichiarando Capablanca il nuovo campione. Tuttavia, il cubano insistette per disputare un vero match e conquistare così il titolo in modo formale. Così, Lasker accettò di giocare come sfidante. La 14ª partita del match fu quella decisiva. Capablanca la vinse, portando il suo punteggio a 4 vittorie, 0 sconfitte e 10 patte. A questo punto, con un discatto incolmabile e forse provato dalla fatica, l'età e dal clima tropicale, Emanuel Lasker si ritirò dal match, dichiarando José Raúl Capablanca il nuovo campione del mondo. E per la precisione, il terzo campione del mondo di scacchi è il primo a conquistare il titolo senza perdere una singola partita nel match. Capablanca era noto per il suo stile di gioco apparentemente semplice e logico, ma profondamente efficace. Era un maestro nel semplificare le posizioni e nel raggiungere finali vantaggiosi, che poi sfruttava con una tecnica impeccabile. La sua rapidità di pensiero e la sua capacità di valutare correttamente le posizioni gli valsero l'ammirazione di molti. Fuori dalla scacchiera, invece, Capablanca era un uomo affascinante e colto, con molti interessi, tra cui il baseball, il bridge e il tennis. La sua eleganza e il suo carisma lo resero una figura popolare sia nel mondo degli scacchi che al di fuori. Nel 1927 a Buenos Aires venne organizzata la sfida al titolo tra José Raúl Capablanca e Alexander Alekhine. Prima del match, Capablanca aveva un impressionante bilancio di 5 vittorie, 7 patte e 0 sconfitte nei confronti diretti contro Alekhine in torneo. Molti esperti appassionati ritenevano che la vittoria di Alekhine fosse improbabile, se non impossibile. Capablanca aveva dominato i tornei negli anni precedenti e la sua macchina degli scacchi umana sembrava inarrestabile. Tuttavia, Alekhine si preparò meticolosamente per questa sfida, si immerse nello studio del gioco di Capablanca, analizzando le sue partite in profondità e cercando di individuare eventuali debolezze. Questa dedizione e preparazione si rivelarono cruciali. Le regole prevedevano che il primo giocatore a vincere 6 partite sarebbe stato dichiarato campione. Le patte non contavano. La sfida decisiva fu la 34esima. Alekhine, noto per il suo stile complesso e tattico, riuscì a imporsi sul gioco più logico e apparentemente semplice di Capablanca, vincendo la partita, raggiungendo così il punteggio concordato di 6 vittorie, contro le 3 vinte da Raoul e una lunga serie di 25 patte. Alekhine riuscì così a laurearsi contro ogni pronostico nuovo campione del mondo. Non appena la sfida per il titolo si concluse, l'attenzione si spostò immediatamente sulla possibilità di una rivincita. Capablanca, che aveva dominato il mondo degli scacchi per anni e aveva subito una sconfitta inaspettata, desiderava ardentemente riconquistare la corona. Tuttavia, l'organizzazione di questa rivincita si rivelò un processo lungo e pieno di ostacoli. I numerosi tentativi fallirono a causa di una combinazione di fattori, tra cui le rigide regole finanziarie per le sfide al titolo, le difficoltà economiche legate alla Grande Depressione del 1929, le priorità di Alekhine e forse una certa riluttanza da parte del campione a rischiare il titolo contro un avversario che lo aveva precedentemente dominato. La mancata rivincita rimane uno dei più grandi what if della storia degli scacchi.
privando il mondo della possibilità di assistere a un nuovo scontro tra due dei più grandi geni di questo gioco. Negli anni successivi, Capablanca continuò a giocare ad alti livelli, ottenendo ancora ottimi risultati, come la vittoria nel torneo di Mosca nel 1936. Tuttavia, la sua salute iniziò a declinare. Morì prematuramente a New York nel 1942 all'età di 53 anni a causa di un'emorragia cerebrale, mentre assisteva a una partita al Manhattan Chess Club. Nonostante la sua carriera relativamente breve come campione del mondo, l'eredità di Capablanca rimane immensa. Il suo stile di gioco posizionale e la sua maestria nei finali hanno influenzato generazioni di scacchisti. Molti lo considerano uno dei più grandi talenti naturali nella storia degli scacchi, un giocatore la cui semplicità nascondeva una profondità strategica straordinaria. I suoi libri come Chess Fundamentals e My Chess Career rimangono ancora oggi delle pietre miliari della letteratura scacchistica. Non so se in quest'epoca sarebbe possibile giocare e imporsi ad alti livelli negli scacchi con una conoscenza poco approfondita della teoria delle aperture, specialmente in virtù dell'odierno utilizzo massiccio dei motori scacchistici. Io credo di no. Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. In ogni caso, la figura di Capablanca continua ad affascinare e ad essere studiata ancora oggi, simbolo di un'eleganza e di un'efficacia nel gioco che raramente si sono viste nella storia degli scacchi. Electra Bones vi saluta. Stay tuned, stay curious.